Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel breve video di oggi andremo a vedere assieme come funziona PolkaSwap su rete Sora per andare a farmare il token PSwap. Attenzione però, perché per fare ciò avremo bisogno di due portafogli, un token che è parecchio costoso al momento e utilizzeremo un bridge e anche la rete Ethereum, quindi con annesse fee. Per chi si addentra per la prima volta in questi ecosistemi, i passaggi sono un pochino più macchinosi del solito, quindi vi invito, se non avete dimestichezza a fare tutte queste operazioni, a osservare che c'è questa possibilità, a studiarvi magari l'ecosistema, le sue funzionalità, ma a non operare per evitare di andare a fare qualche, chiamiamolo così, casino e andare magari a smarrire token o a perdere dei soldi. Mi raccomando, fate molta attenzione. Troviamo su polkaswap.io, vi lascerò tutti i link in descrizione al video sia per accedere a PolkaSwap sia per i vari wallet nel caso, al fine che non andiate su link scam che vi possano portare a siti mirror che vi andranno a prendere chiavi pubbliche, chiavi private o a fregare i vostri token, quindi cercate sempre fonti attendibili. Allora, per utilizzare PolkaSwap bisogna utilizzare un wallet, un'estensione tipo MetaMask che viene chiamato polkadot.js. Trovate il link in descrizione al video ed è facilissimo installarlo. Arrivati a questa pagina dovete cliccare su polkadot.js.org. Scaricate l'estensione Download for Chrome. Create in questo caso un portafoglio proprio come avete fatto con MetaMask. Copiate come sempre le vostre frasi segrete per il ripristino e posizionateli in luoghi sicuri. Una volta che li avete copiati, cliccate su avanti e andate a compilare i format. Perfetto, arrivato a questo punto avete creato il vostro portafoglio Polkadot. Una volta che avete installato l'estensione di Polkadot, dovete anche avere MetaMask installato. Vi lascerò comunque una guida per l'utilizzo di MetaMask. Perché? Perché noi dobbiamo utilizzare PolkaSwap con il token XOR. E come vedete il token XOR gira su rete Ethereum, quindi una volta che avete installato MetaMask, avete creato il portafoglio, per poter interagire all'interno di PolkaSwap dovete anche possedere Sora, il token XOR all'interno di MetaMask e anche un quantitativo di Ethereum sufficiente per andare a coprire le eventuali fee. Acquistate Sora, lo potete acquistare all'interno di questi exchange, l'elenco lo trovate sempre su CoinMarketCap. Una volta che avete acquistato Sora e lo avete all'interno di MetaMask, se non vi viene aggiunto in automatico, quindi se non andate a vedere in automatico il token all'interno di MetaMask, potete tornare su CoinMarketCap, cliccare su Add to MetaMask e in automatico l'address di XOR verrà registrato sul vostro portafoglio. Attualmente ha un valore di mercato di 133,79 € con un rifornimento totale di 345.000 token. Vedrete sempre 0 nei miei valori perché non vado a prendere 133 € di Sora per fare questo video, cercherò di spiegarvelo nei minimi dettagli. Allora, Sora lo avete su rete Ethereum e dovete inviarlo all'interno di PolkaSwap. Per fare ciò avete bisogno di un bridge, di un ponte che si vada a connettere tra le due chain, perché questo token dalla rete Ethereum dobbiamo spostarlo sulla rete Sora. Per fare ciò dovete andare su Bridge, qui a sinistra sotto Pool cliccate su Bridge. A questo punto dovete cliccare su questo tastino, perché vedete che qua in alto c'è scritto da Sora Mainnet to Ethereum, ma noi dobbiamo fare il contrario perché Sora, il token, ce l'abbiamo su rete Ethereum, quindi clicchiamo Ethereum e Sora. Qua andiamo a selezionare il nostro token che sarà il token Sora, colleghiamo l'account che abbiamo appena creato col portafoglio di Polkadot e diamo lo swap del token. Ora che avremo ottenuto il nostro token Sora all'interno della rete Sora su PolkaSwap, a questo punto lo scopo è andare poi su Pool e andare a fornire liquidità sia del token SOR sia di PSwap per ottenere delle ricompense interessanti proprio in PSwap. Infatti noi qua stiamo cercando di andare a farmare
PSwap. Arrivati a questo punto, noi dobbiamo andare a fornire liquidità a questo ecosistema per avere anche PSwap come interesse, come ritorno. Dobbiamo andare a fornire liquidità all'interno di una pool di Xora e di PSwap. Per fare ciò ci dobbiamo spostare su Swap, andiamo a scegliere Xor, qua ad esempio, non so, avremo 3 Xor per esempio, e qua noi andiamo a scegliere PSwap. A questo punto magari non lo cambiamo tutto, cambiamo magari uno Xor e andiamo a ottenere questo quantitativo di PSwap. Facciamo lo scambio. In questo caso noi avremo sia il nostro quantitativo di Xor sia un quantitativo di PSwap. Questo ci servirà per andare a fornire liquidità alla piattaforma. A questo punto per dare liquidità ci dobbiamo spostare su Pool, connettete il vostro wallet, cliccate su aggiungi liquidità, nella pagina successiva vi verrà richiesto di andare a inserire il quantitativo di Xor e di PSwap per aggiungere liquidità al sistema. Una volta che avete aggiunto la liquidità, i premi per appunto aver raggiunto questa liquidità non le andate a claimare su reward, ma dovete andare su polkadot.js.org app. Questo praticamente è il sito web del portafoglio che abbiamo creato precedentemente. Bisognerà cliccare in alto a sinistra. Una volta che siamo in questa schermata dobbiamo andare su Mainnet, andare in giù fino a cliccare su Sora. Qui lasciamo Hosted by Soramitsu e andiamo su Switch. Attendiamo il caricamento. Perfetto, ora siamo su rete Sora, dobbiamo cliccare su sviluppatore e andiamo a fare chiamata RPC. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a selezionare PSwap Distribution. Come vedete qua prende il mio portafoglio, la mia estensione che ho chiamato precedentemente Maurizio. A questo punto bisogna cliccare su inoltra la chiamata ed è esattamente qua che andremo a vedere quanti PSwap noi stiamo guadagnando per aver aggiunto la liquidità. Proponiamo di tornare all'interno di questa applicazione e vedere ad esempio che nel balance abbiamo, che ne so, 50 PSwap. Per andare a claimare dobbiamo fare questo procedimento. Torniamo su sviluppatore e andiamo a cliccare su Extrinsic. Arrivati a questo punto dobbiamo andare di nuovo a selezionare PSwap Distribution e adesso dobbiamo andare a cliccare su inoltre transazione. Come vedete a me dice che non ci sono le fee per la transazione perché nel portafoglio, come abbiamo visto prima, ho 0. Dovrei pagare per la transazione queste micro XOR per andare a coprire le fee. Supponiamo di avere il token XOR all'interno del portafoglio per coprire queste fee. Andiamo a cliccare su firma ed inoltre. A questo punto viene aperto proprio come se fosse Metamask la nostra estensione di Polkadot Wallet. Andiamo ad accettare la firma. A questo punto la nostra transazione sarà andata a buon fine. Torniamo su PolkaSwap alla voce swap. Alla voce PSwap avremo il quantitativo di token che abbiamo appena inviato. E da qui noi possiamo fare tutti i nostri swap, riconvertire, portare nei portafogli, nel caso vendere e incassare, ovviamente facendo le operazioni contrarie. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, di lasciarmi un like, condividere i miei video, ma soprattutto unirvi alla nostra community Telegram per non perderci di vista e per riuscire a darvi supporto qualora ne abbiate bisogno. Noi ci vediamo domani. Ciao a tutti!